buongiorno combricola! Dove siamo oggi? Allora, Monica e Lele hanno detto che sono dove si trovano le televisioni, andiamo a vedere. Qui c'è di tutto, trovate dal casalinghi agli accessori per camper. Monica e Lele, sono in vendita anche Monica e Lele? Vi siete lustrati gli occhi? Bellissimo, Cosa c'è? Tanta un roba? sacco di cose bellissime. Sì, vero. Poi tutti gli accessori, televisioni, monitor, retrocamere, pannelli solari, antenne, c'è un po' di tutto ragazzi. Qui c'era chiuso tutto il mondo del camper. Stavo guardando questi bidoncini, aspira tutto, non sono male, non so, 160 watt che è anche pochino, potrebbe essere una soluzione. Questa marca è Dry Wet e poi c'è della Brunner, perché noi più che altro lo useremo per aspirare il tappeto della cabina. E questo sarebbe ancora più urgente della canna dell'acqua. Perché qui dobbiamo dare le priorità e sono il budget. Quindi per cui ci riflettiamo un attimo. Giusto? No, Monica alla ricerca di DJ Axe, che sarebbe Lele, ma non lo vediamo. Se vedete un campino Guarda, in giro. gira. Ah, eccolo qua. DJ Axe, buongiorno. No, ma la felpa che richiama veramente il camper è troppo bella. Ma tu Monica non ce l'hai? No, E devi provvedere, la felpa di... sì, certo che ce l'ha. Ah, ce l'hai! DJ Axe con la felpa di Lilo Stitch è forte, tanta roba. Marco sta controllando, sta verificando se c'è il prezzo più basso magari su Amazon. Giustamente, prima dobbiamo fare le valutazioni del caso e poi decidere. È così che si fa, vero amore? Stavo cadendo. Com'è la Sì, situazione? non è bello, però è così che bisogna fare. E d'altronde i soldi sono sempre gli stessi e se si può risparmiare anche qualcosina è meglio, no? Quindi lo vediamo di persona e poi vediamo se si può risparmiare. Allora ho preso ragazzi questo tappetino in microfibra super assorbente perché parlando con Monica mi diceva che lei si trova molto bene, vedete serve per praticamente assorbire tutta l'acqua delle stoviglie una volta che si mettono a asciugare. Io metto sotto il canovaccio classico ma in realtà non è proprio ideale perché poi mi si bagna e fa fatica a asciugare. Questo invece lo lascio lì, nero, poi si adatta bene col colore del lavandino e dell'induzione. Ottimo acquisto. Oh, questi sono i generatori. Cosa che ti stavi chiedendo, Monica? No, ti stavo chiedendo che allora questo generatore della Pramac, quello in esposizione è 90 decibel, ok? Lo stesso che è nella scatola è 61 decibel, probabilmente perché nella scatola è meno silenzioso. È più silenzioso. È più silenzioso, sì. Ah, ma non è che questo qui è l'invertitore scatola? Dici? Quindi ragazzi fate l'epilogo, cos'è Allora, che il sta riepilogo storia? è praticamente che ha doppia funzione, quindi se si schiaccia sullo 0 ti dà 2000 watt in continuo, se si clicca sull'1 va sull'automatico e in base a quello che tu colleghi al generatore, il generatore dà, quindi tu colleghi un apparecchio da 600 watt, ti dà 600 watt, se invece lo metti sullo 0 ti dà sempre 2000 watt, quindi i decibel sono 0, 2000 watt, 90 decibel. 1 automatico, in base a quello che tu chiedi, il generatore ti dà, parte da un minimo di 61 decibel. Ah, allora non Questo è quanto. impazziti. Allora facciamo un bel tour di Stitch e lo vediamo in tutta la sua bellezza. Permesso, Monica? Marco e Sara di Chiedici se siamo felici sono desiderati dalla Family Stitch. No ragazzi, ma qui di cosa stiamo parlando? Ma qui è... c'è veramente tanta roba, No, vabbè, sono troppo attrezzati, tipo giostre, guardate ragazzi che bello questo camper. Tipo giuste. Cioè, davvero. Guardate che bello colorato. Queste tendine sono super. Deve portare allegria. Oh, tutto fatto da loro, ragazzi. Veramente sono stati bravissimi. Guardate, notate il particolare fashion della copertura. No, guardate, troppo bello.
Hanno pitturato anche di verde il soffitto, proprio personalizzato. No, bellissimo. Anche l'angolo Monica. cottura. Oh, però qua i nostri spaghetti come sono, Monica? Perfetto. Io direi di spegnere. Spegniamo? Vai, ma sì. Guardate che bello il lavandino. Allora, il miscelatore è quasi uguale al nostro, ma il lavandino è super, ragazzi. Troppo bello. Siete stati bravi, ragazzi, davvero. Complimenti, perché hanno fatto tutto loro e insomma tanta Anche la roba. macchina del caffè è in pandan con il soffitto. Cioè, il dettaglio l'avete notato? Tac, c'è una roba molto fashion. Adesso scusate, ma è ora di mangiare, quindi vi salutiamo dalla Stitch Family. Ci vediamo dopo. Monica in cucina, si deve allenare perché vuole fare dei video sulla cucina e quindi è questo l'allenamento. Tu parli, ma da qualche parte devi iniziare. Vabbè, da qua? Dai, ma sì. Da quello più difficile, gli spaghetti senza glutine. Mi ha fatto un po' di venire un po' di ansia. No, sì, ansia da prestazione di spaghetti. Perché gli spaghetti senza glutine, chi è celiaco intollerante lo saprà, se non li giri si appiccicano tra di loro, quindi è un vero casino, bisogna stare molto all'occhio. Bene, Monica. Va bene, allora adesso lo porto di là, dai, che così poi... Ah no, fallo saltare, brava. E basta il sughettino, l'abbiamo fatto con le verdure, abbiamo messo zucchine e pomodori. E panna vegetale. E panna, scusa, ieri che mi ero dimenticata la panna, mi scusi. La cosa più importante. Sì, perché sennò non è un po' tutto asciutto. Quindi direi che adesso è ora di mangiare. Chiamiamo gli uomini che si sono messi qua a lavorare. Vedete dove è il nostro campo posizionato là. Finite a mangiare. È pronta, ragazzi? Ci spostiamo nel chiedici se siamo felici. Ci spostiamo in Sharky. Chuck si gira, quarta volta. Aggiornamento sull'acquisto dell'aspirapolvere a Camping Magenta. Alla fine abbiamo acquistato l'aspirapolvere giallo, quello che avete visto nel video. Non l'abbiamo utilizzato subito, l'abbiamo utilizzato quando siamo arrivati a casa. Praticamente usciva l'aria cioè quando tu aspiravi usciva l'aria da sopra, c'era dentro il sacchetto, ma il sacchetto non era abbastanza, quindi la polvere usciva fuori, quindi quando tu aspiravi la polvere te la buttava fuori da sopra. Quindi era un non aspirapolvere. Era un non aspirapolvere. Allora cosa abbiamo fatto? Siamo tornati a Camping Sport Magenta, credevamo ci facessero un buono d'acquisto. Siamo entrati all'interno, ci ha accolto questo signore poco educato. E diciamo il mio sbaglio è stato quello di riportare l'aspirapolvere dove all'interno c'era ancora dello sporco. Io cosa ho fatto? Ingenuamente ho pulito tutto l'aspirapolvere all'esterno, ho detto poi lo pulisco anche dentro, mi sono scordato e gliel'ho consegnato così. Lui l'ha aperto e ci ha detto subito: ma come pensate che un aspirapolvere del genere possa essere venduto in queste condizioni? Gli ho detto sì, gli ho detto scusami, hai ragione, ti chiedo scusa, però vabbè, cambia atteggiamento, non è il modo di dirmelo. E no, perché non pensate mica che qua si vendono le cose usate. Vabbè, al di là di quello gli ho spiegato che l'aspirapolvere praticamente buttava fuori la polvere dall'alto. Ho chiamato una sua collega, sono stati in due a provarlo, poi tra l'altro quando l'ha acceso gli è uscita tutta la polvere, gli è arrivata tutta la polvere in faccia e non ha detto niente, ha fatto finta di niente. Vabbè, per noi l'aspirapolvere funziona. Ho detto sì, certo funziona, ma funziona male. Un aspirapolvere deve aspirare la polvere e trattenerla dentro, non deve buttarla fuori. Non fa il suo lavoro. Ci abbiamo messo praticamente, tra varie discussioni con questo ragazzo 25 minuti. Alla fine, quando gli ho detto sì non c'è problema, non cambiatecelo l'aspirapolvere, tanto comunque dopo prima o poi il karma gira. E appena gli ho detto così, va bene, ve lo cambiamo, e ci hanno fatto un buono, e dove noi abbiamo acquistato un aspirapolvere non da 29,90 ma da 60 euro, quindi abbiamo speso anche di più. A Marco giravano le scatole perché dici io questi non gli lascio i soldi. No, ed è giusto dirlo perché abbiamo trovato posti molto più piccoli dove comunque arrivavi col pezzo che non funzionava, con l'articolo che non funzionava, e te lo cambiavano senza storie. E quindi è giusto. Sì, perché loro tra l'altro poi una cosa importante, cioè hanno aggiunto che dovevano spedirlo alla casa produttrice, poi dovevano aspettare il loro ok per la sostituzione. Ma vi pare che per 30 euro noi stiamo in ballo magari 2 o 3 mesi, esatto, per poi farci un'ora e mezza di macchina, andare a prendere, ma non esiste, cioè. Ma la cosa più importante è che prima di andare a Camping Sport Magenta ho chiamato, sì non c'è problema, tornate anche tra 3 settimane che l'articolo lo cambiamo. Ecco, questo è stato quanto. Poi è giusto dire che non ci siamo trovati bene. No, l'unica esperienza non è stata molto bella. No,
assolutamente. Però vabbè dai, l'aspirapolvere in compenso che abbiamo preso aggiungendo Campis From 30 Magenta. euro, quella va bene. Ci lasciamo alla continuazione del Bombazza. video. Felicini, buongiorno! Sto con bricolini io. Buongiorno. Vabbè, guarda, la stessa cosa. Dove siamo messi oggi? Oggi siamo all'area camper di Olginate. Dopo 3 giorni di brutto abbiamo dovuto appoggiarci per forza alla colonnina, perché abbiamo tutto a corrente. E sì, il pro è che non c'è il gas, però il contro è che se ci sono 3 giorni di brutto con 280 ampere, con 230 ampere non ce la facciamo. Occhio la macchina, amore. E quindi ci siamo appoggiati qua alle colonnine di Olginate. Diciamo che il lavoro futuro potrebbe essere quello di aumentare un po' il nostro parco batterie. Yes, questa sarà una sorpresa. Non adesso ragazzi, Di un bel po' lo aumenteremo. Quindi sì. adesso vi facciamo vedere l'area sosta, è questa. Oggi ci sono tanti camper, tenete conto che è sabato, è proprio sul lago. Quindi si paga 10 euro per 24 ore. Supponiamo che voi arriviate alle 8 di mattina, dovete sgomberare entro le 8 del giorno successivo. Esatto. Adesso stiamo andando a piedi a fare una passeggiata e a cercare la Lidl, che ci hanno detto essere qui a 1 chilometro, giusto? 1 chilometro, esatto. Quindi eravamo diretti al CRAI, ma... Quindi usciti dall'area sosta, a sinistra, 1 chilometro sempre dritti, si arriva alla Lidl. Andiamo a farci un pochino di spesa e poi torniamo perché guardate i nuvoloni. Ma non si capisce più niente, fa freddo, fa caldo, fa il sole. Stasera tra l'altro hanno dato tempesta, noi siamo giro in maniche corte perché col sole fa ancora caldo, Però insomma quando sale l'aria bisogna mettersi il giubbettino. Quindi ci rivediamo più tardi, quando andiamo in camper Marco vi farà vedere il caricatore. È un caricatore da 80 euro, niente di che, anzi tra l'altro è anche rumoroso. E il suo lavoro lo fa, carica piombo e litio. C'è di buono che fa anche da rigeneratore di batterie.